Ciao a tutti e benvenuti a questo nuovissimo uovo fritto. Quello di oggi è uno dei pochi video nel quale parlerò del PvP. Darò dei consigli a chi è nuovo nel gioco e vuole lanciarsi in questa modalità e oltre a questo parleremo anche un po' delle statistiche in generale come la resilienza, l'intelletto eccetera e vi spiegherò che cosa fanno. Se questo vi interessa continuate dunque a guardare il video. Gli argomenti di oggi mi sono stati consigliati da Dovahkiin e Andre. Se anche voi altri avete dei suggerimenti per un prossimo video, fatemelo sapere giù in descrizione e darò anche a voi un shoutout. Prima di iniziare a parlare degli argomenti di oggi però ci tenevo a dirvi che ho anche altri due canali, Apple Life dove parlo di religione e Epsilon dove parlo del mio gioco di carte collezionabili, che a proposito è anche lo sponsor del video di oggi. Vi piacciono i giochi di carte collezionabili come per esempio Pokémon, Yu-Gi-Oh! Oppure Magic? In questo caso prendetevi i primi mazzi di Epsilon e giocate con i vostri amici o i vostri parenti. Epsilon è un gioco bellissimo e quando non faccio video ci gioco quasi sempre. Troverete il link del sito dove potete comprare le mie carte giù in descrizione. Ora, come prima cosa, e questo lo noterete anche nel gameplay, non sono il migliore nel PvP. Questo volevo chiarirlo fin dall'inizio. Oltre a questo mi specializzo sulla modalità PvE. Tuttavia questo non vuol dire che non so niente del PvP, anzi ho dei consigli molto buoni che potrebbero esservi d'aiuto, specialmente se siete nuovi al gioco. Il primo consiglio che posso darvi è quello di investire il vostro tempo nel migliorare la vostra mira. In breve, se mirate da bot, morirete da bot. Questo vale per tutti gli shooter, specialmente per Destiny. Come ho già detto in passato, la mira in questo gioco è un po' diversa dagli altri shooter, almeno su console. Non so se questo è dovuto ai frame oppure al campo visivo che non può essere cambiato se non su console di nuova generazione. Comunque sia, ci vuole un po' più di tempo per abituarsi alla mira. Qui la cosa importante è trovare la sensibilità adatta a voi. Prima di questa season il massimo della sensibilità permessa da controller era 10, mentre ora è a 20. Su Destiny tuttavia la sensibilità non sembra essere lineare, ma adattativa. Vuol dire che più tempo muovete il joystick, più velocemente si sposta la visuale. Il segreto quindi sta nel trovare la sensibilità che vi permette di girarvi in fretta, ma non in modo tale da mettere a rischio la vostra mira. Ciò che consiglio di usare qui è una sensibilità base di 15. Poi salire e scendere di un livello per vedere come migliora o peggiora la vostra mira. La sensibilità che uso io sta al 17, ma vi consiglio altamente di non copiarlo e di cercare invece di trovare la vostra sensibilità. La sensibilità del mirino invece ce l'ho impostata a 0.5. Avere una mira buona è la cosa più importante nel PvP, tuttavia non è tutto, anche la scelta delle armi, il personaggio e le abilità sono importanti. Come prima cosa parliamo di armi. In generale le armi più usate nel PvP sono come armi primarie i cannoni portatili e come armi secondarie i fucili a pompa e i cecchini, chiaramente solo se avete la mira praticamente perfetta. Qui bisogna sempre anche considerare le perk e le statistiche delle vostre armi, cosa di cui magari parleremo in un video futuro. Evitate però di andare in PvP con mitragliette, fucili laser o armi da supporto. Sì, è vero, qui ci sono sempre delle eccezioni, ma nella mia esperienza è molto raro che una di queste armi abbia delle buone prestazioni. Parlando di esotiche vi sconsiglio altamente di usare esotiche pesanti. Nella maggior parte dei casi in PvP non avrete comunque le munizioni per usarle, quindi sarebbero inutili. Ecco qui alcune armi esotiche che vi consiglio, specialmente se siete nuovi. Per le armi cinetiche vi consiglio l'asso di picche, l'aculeo e il gruzzolo arido. Per le armi energetiche invece vi consiglio la duraluce, lo jotun e il telesto. Tutte queste armi le potete ottenere alla torre nel monumento delle luci perdute. Ora, a quelli di voi che sono più esperti in PvP ora probabilmente sarà venuto un esaurimento nervoso. Tuttavia qui c'è da tenere a mente che le armi che ho consigliato sono pensate come armi adatte ai principianti, giusto per fare un po' di esperienza e qualche kill facile ogni tanto. Se siete competitivi ci sono molte altre armi da usare e se volete raccomandare una per quelli che sono più esperti, fatelo pure nella descrizione. Siate gentili però. In questo video non vi parlerò molto delle abilità perché qui già stiamo entrando nel territorio delle build. Sappiate soltanto che se volete una sottoclasse facile da usare vi consiglio la Stasi. È facile da usare appunto e tutti la odiano perché fa morire in modo atroce. Ora tuttavia parliamo della scelta del personaggio perché che ci crediate o meno nel PvP può veramente fare la differenza. Nella mia esperienza il personaggio più forte nel PvP è il cacciatore. Ha un'ottima mobilità
buone build ed è abbastanza facile da usare. Oltre a questo si può specializzare nell'uso dei cannoni portatili, come vi ho anche già detto prima, i cannoni portatili sono alcune delle armi più forti nel PvP. Nel 90% dei casi, quando non mi comporto da bot e muoio da solo, è sempre un cacciatore ad uccidermi nel PvP. Anche gli stregoni sono molto buoni, hanno anche loro un'ottima mobilità e vi permettono di recuperare la vita se riuscite a ripararvi dietro una copertura. Parlando di copertura, questa è l'unica ragione per la quale userei un titano in PvP. Le sue barricate possono creare delle ottime coperture per voi e gli alleati. È infatti più un personaggio difensivo, adatto a chi non ha molta esperienza ma vuole comunque rendersi utile. Se usate il titano vi consiglio anche di usare l'esotica Bastioni di Seitan con la statistica di resilienza al massimo. Questo vi permetterà di spammare le barricate e permetterà a voi e ai vostri alleati di sparare attraverso le vostre barriere o guadagnare qualche secondo per prendere la mira, il che è molto utile specialmente se usate un cecchino. Velocemente per finire con il PvP, gli NPC più importanti associati al PvP sono Lord Shaxx, il tizio dello stendardo di ferro, che si trova qui sopra, e Saint 14 per le prove di Osiride. Le prove di Osiride sono una specie di modalità da endgame per il PvP, di cui parleremo più avanti. Prima ho parlato della resilienza e infatti per finire il video ora parleremo un po' delle statistiche dei vostri personaggi e di che cosa fanno. Prima di iniziare qui volevo spiegarvi che per aumentare le vostre statistiche come prima cosa è importante ottenere dei buoni pezzi di armatura. Il modo per farlo cambia in base alle stagioni, ma ci farò un video sopra. Oltre a questo sulla vostra armatura potete anche mettere delle mod che aumentano queste statistiche. Queste mod vanno messe nel primo slot della vostra armatura. Potete aumentare le statistiche della vostra armatura anche potenziandola al massimo. Questo farà salire ogni statistica di 2 punti, quindi 10 se avete l'armatura al massimo. Si riconosce un'armatura potenziata al massimo se ha questo bordo d'oro intorno. Ecco quindi le statistiche che cosa fanno. La mobilità aumenta la vostra velocità di movimento, è ottima per lo strafing e vi permette di saltare più in alto. Per il cacciatore inoltre questa statistica abbassa il tempo di recupero per la schivata, permettendovi di usarla più spesso. La resilienza aumenta la vostra resistenza ai danni. I danni funzionano diversamente nelle due modalità, quindi in PvP e in PvE, e in PvE questa statistica è inutile, ma in PvP vi consiglio una resilienza minima di 60. In PvP e in PvP soltanto, la resilienza può cambiare il risultato di un fight, dipendentemente dalle armi usate. Oltre a questo per il titano diminuisce il tempo di recupero della vostra barricata, permettendovi di usarla più spesso. Il recupero aumenta la velocità di recupero della vostra salute, vuol dire che vi curate più in fretta. Per lo stregone questo aumenta anche la velocità di ricarica della sua abilità di classe, quindi della fonte. La disciplina diminuisce il tempo di recupero delle vostre granate, permettendovi di spammarle più spesso. L'intelletto aumenta la velocità di ricarica della vostra super, vuol dire che userete la super più spesso. Questa è anche la statistica più cara da potenziare. La forza diminuisce il recupero dei vostri attacchi corpo a corpo, permettendovi di usarli più spesso. A mio parere, in PvP le statistiche migliori sono la mobilità, il recupero e l'intelletto, possibilmente anche la resilienza solo se usate un titano. Comunque sia, questo è tutto ciò che un principiante dovrebbe sapere sul PvP o sulle statistiche. Chiaramente in futuro scenderemo anche un po' più nel dettaglio, ma per oggi questo era tutto. Se il video vi è piaciuto considerate condividerlo sui vostri social media e lasciare un like e un commento. Questo aiuterebbe veramente molto il mio canale a crescere e a creare altri contenuti per voi. È infatti con uno di questi che ci vedremo la prossima volta. Per oggi vi saluto e vi auguro ancora una buonissima giornata. Saluti dal vostro Eporion.